Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Diarstop Giuliani SpA. Ultimo aggiornamento. 3 gennaio 2022. Cos'ha Diarstop? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Diarstop durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Diarstop? Diarstop ha un farmaco a base del principio attivo loperamide cloridrato, appartenente alla categoria degli antidiarroici e nello specifico antipropulsivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Giuliani SpA. Diarstop può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Diarstop 20 capsule 1,5 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Giuliani SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: loperamide cloridrato. Gruppo terapeutico: antidiarroici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Diarstop è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute. Posologia: adulti. La dose iniziale raccomandata a 2 capsule, da assumere nello stesso momento, una dopo l'altra. In seguito alla dose iniziale assumere una capsula dopo ogni evacuazione di feci molli, non formate. Dose massima giornaliera di 8 capsule. Le capsule non devono essere masticate, ma deglutite con poca acqua o altra bevanda. Non superare le dosi consigliate. Attenzione! Non usare per più di 2 giorni. Trascorso questo periodo senza risultati apprezzabili, interrompere il trattamento e consultare il medico. Diminuire la dose man mano che si normalizzano le feci e interrompere il trattamento in caso di stipsi. Popolazione pediatrica. L'uso di Diarstop è controindicato nei bambini al di sotto dei 12 anni, vedere paragrafo 4.3. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Gravidanza ed allattamento, vedere paragrafo 4.6. È controindicato nei bambini al di sotto dei 12 anni. Non deve essere impiegato nei casi in cui debba essere mantenuta una normale motilità intestinale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. In associazione al sovradosaggio, sono stati segnalati eventi cardiaci tra cui il prolungamento dell'intervallo QTE, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Possibili interazioni si possono verificare con farmaci che rallentano la peristalsi intestinale, ad esempio anticolinergici, in quanto gli effetti di loperamide potrebbero esserne potenziati. Si sconsiglia l'uso concomitante di inibitori, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Diarstop insieme ad altri farmaci come euroschinina cloridrato agenzia IMD difesa a euro, euroschinina cloridrato galenica senese a euro, euroschinina cloridrato salfa a euro, euroschinina sulfato nova argentia 250 mg compresse rivestite a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Diarstop durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Diarstop durante la gravidanza e l'allattamento? Il prodotto è controindicato nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Diarstop non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Non sono stati osservati effetti secondari ad eccezione di qualche raro caso di modesta dolorabilità addominale e bocca secca. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, incluso quello determinato da disfunzione epatica, possono manifestarsi depressione dell'SNC, stupore, movimenti scordinati, sonnolenza, miosi, ipertonia muscolare, depressione respiratoria e stipsi.
Nei soggetti che hanno ingerito dosi eccessive di loperamide sono stati osservati eventi cardiaci quali prolungamento dell'intervallo QT e quello del complesso QRS, torsione di punta, altre gravi aritmie ventricolari, arresto cardiaco e sincope, vedere paragrafo 4.4. Sono stati segnalati anche casi fatali. Il sovradosaggio può rendere manifesta la sindrome di Brugada. Misure in caso di sovradosaggio: lavanda gastrica, provocazione del vomito, clisma o somministrazione di lassativi. Misure urgenti: iniettare naloxone. Se necessario, ripetere l'iniezione di naloxone dopo 1-3 ore e monitorare il paziente per almeno 48 ore per evidenziare un eventuale aggravamento della depressione del sistema nervoso centrale. Popolazione pediatrica. I bambini sono più sensibili agli effetti di un sovradosaggio di loperamide rispetto agli adulti. Pertanto si raccomanda di tenere i medicinali al di fuori della loro portata perché una ingestione accidentale, specialmente nei bambini al di sotto dei 4 anni, può causare stipsi e depressione del sistema nervoso centrale con sonnolenza e rallentamento del respiro. In tal caso il paziente va tenuto sotto attenta osservazione per 48 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: antidiarroico, antipropulsivo. Un farmaco che rallenta la motilità intestinale. Codice ATC A07-03. Nel ratto non si è riscontrata attività analgesica centrale, mentre si sono evidenziate attività antiperistaltica. Proprietà farmacocinetiche. I livelli plasmatici e tissutali di loperamide, somministrata per via orale, sono molto bassi. Solo il 5-10% della dose somministrata passa immodificata nelle urine. La maggior quantità viene escreta con dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. DL50 nel ratto per os. 128 mg/kg. DL50 nel ratto per via IP. 23 mg/kg. DL50 nel topo per os. 123 mg/kg. DL50 nel topo per via IP. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato, gelatina, glicerina, eritrosina, E127, indigotina, E132, ossido di ferro giallo, E172, ossido di ferro nero, E172, titanio di ossido. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.